Oh, è finita, arbitro. Sì! Finisce qui! Finisce qui! Maledetti! Inter batte Sassuolo! Inter 2, Sassuolo 1. Ma come sempre contro questi è una sofferenza, ragazzi. Come sempre contro questi è dura. Sono tornati in Serie A e ce ne siamo accorti. Inter 2, Sassuolo 1, con un finale ad alta tensione negli ultimi minuti, con 6 minuti di recupero, con il Sassuolo che la riapre proprio pochi secondi dopo il gol del 2-0 dell'Inter, che abbiamo a lungo cercato dopo il vantaggio iniziale di Di Marco. Finalmente all'81esimo Carlos Augusto firma il 2-0, ma pochi secondi dopo, su una situazione difensiva da rivedere, anche se stasera DAZN con i replay è stata abbastanza pessima e ancora dobbiamo capire bene come è andata, Khedira, che è entrato benissimo dalla panchina, firma il 2-1 e riapre una partita che poi l'Inter però conduce in porto. 3 punti importanti per ripartire anche in campionato dopo la vittoria in Champions League contro l'Ajax. Si sale a 6 punti in classifica in questo campionato. Partita, Simo, che l'Inter ha meritato, con tante cose buone da analizzare e altre chiaramente ancora da migliorare. Sì, ma alla fine, fino al gol del Sassuolo, l'Inter per me ha fatto una partita anche più che accettabile, considerato l'impegno infrasettimanale, considerato anche i precedenti, che con questi qua sono incredibili per essere una squadra tendenzialmente di medio-bassa classifica. E siamo stati abbastanza in controllo, molto, secondo me, poco puliti davanti, cioè potevamo fare di meglio da questo punto di vista, però comunque l'importante, abbiamo fatto un gol per tempo e alla fine poi però è arrivato questo gol improvviso che ci ha fatto preoccupare non poco. A posteriori tiri un sospiro di sollievo e va bene, qualche piccolo difettuccio si è rivisto, però ecco, importante anche solo per il peso dei punti, visto quanti ne abbiamo già persi, nonostante siano passate così poche partite, era fondamentale vincere, quindi benissimo così. Sì, con un Inter che è partita bene soprattutto all'inizio, dopo l'1-0 in realtà ha sembrato chiudere il primo tempo senza quella fame, quella voglia assoluta di andare subito al raddoppio. Quindi è sembrato un secondo tempo che si è andato piano piano spegnendo e questo aveva fatto accendere un po' di commenti dalla chat. Nel secondo l'Inter poi ha ripreso a martellare e l'Inter in realtà ha avuto tante occasioni, perché stavo guardando un po' anche gli appunti che abbiamo preso tra Thuram al 28esimo, che ha avuto una grande occasione, l'occasione di Dumfries da Barella subito in avvio di secondo tempo, con l'Inter che poi è sembrata crescere, un'occasione per Sucic, per Pio Esposito, scusa, al 60esimo, che non la mette dentro. Al 62esimo serve una grande parata di Josep Martinez, che per certi versi ricorda il grande intervento che ha dovuto fare Sommer, interventi diversi, però per importanza e per precisione, ecco, Martinez ha fatto una parata importante sull'1-0. E al 66esimo Pio Esposito che prova a far esplodere San Siro con una grande girata, e poi comincia anche lo show di Muric che fa anche una grande parata sull'ottima azione di Carlos Augusto, forse il migliore in campo di stasera Carlos Augusto, visto anche il gol che trova all'80esimo. Poi viene anche annullato un gol a Frattesi, che sarebbe stato il 3-1, mi avrebbe permesso di azzeccare il secondo pronostico consecutivo, ma fuori gioco di pochi centimetri. Una partita che riporta, Simo, anche il tema delle occasioni sbagliate, però ecco, oggi contavano soprattutto 3 punti, come dicevamo, l'Inter li prende, se li porta a casa, direi meritatamente. Da migliorare alcune cose a livello anche di velocità di gioco, però di occasioni oggi sono state create, e per chi era preoccupato perché l'Inter segnasse solo da calcio piazzato, sono arrivate oggi anche delle azioni corali e dell'ottimo lavoro, soprattutto con un Sucic che magari a livello di presenza dentro la partita non è stato così diciamo così presente appunto come altri calciatori almeno, però davanti si è fatto trovare pronto, ha lavorato bene tra le linee, ha dato quelle soluzioni che ci servono per aggiungere qualità negli ultimi 30 metri. Il tema che mi pongo ancora una volta però è il chiudere le partite, cioè a un certo punto le nostre rivali le vedi che se vogliono si chiudono lì e non ti lasciano più nemmeno passare un pallone. Io ripeto, DAZN stasera a livello di replay non ci ha fatto vedere nulla, non ho ancora capito bene come è arrivato quel gol, però sul 2-0 a San Siro mi piacerebbe mettere in ghiaccio totalmente la partita e dare proprio quella sensazione di grande solidità
e di grande blocco. Questa è una cosa. Dall'altro lato, Chivu ieri in conferenza stampa aveva parlato anche dell'importanza dei cambi e dei giocatori subentranti. Oggi i subentranti sono entrati abbastanza bene, soprattutto un Luis Enrique che è stato spesso criticato senza nemmeno vederlo. A me è piaciuto l'ingresso di Luis Enrique, sì, non so che ne pensi. Sì, sì, Luis Enrique ha fatto bene. Poi quando penso a questo giocatore mi viene anche un po' in mente il fatto che siamo talmente poco abituati a vedere gente che salta l'uomo, o quantomeno che ci prova, che lo vedi che ce l'ha nelle corde, che appena ne vedi uno siamo tutti lì con la macchina fotografica come i turisti davanti al monumento, no? Quindi un po' secondo me è anche questo, però effettivamente ha fatto una buona gara e io ripeto, avrà dei limiti sicuramente, io stesso ho delle perplessità, le dicevo anche durante la cronaca sulla sua collocazione tattica, ma bollarlo come un bidone dopo 10 minuti di partite ufficiali e qualche amichevole non mi sembrava il caso, quindi vedremo, comunque ci sarà tempo per pensare. Sul resto i problemi sono sempre tendenzialmente due, cioè da un lato quello che dicevi che quando gli avversari si chiudono dietro l'Inter fa fatica, anche se poi in realtà oggi il 2-0 lo ha fatto e allora si è presentato l'altro problema, che poi sul 2-0 hai fatto poi alla fine hai fatto un errore difensivo nel movimento e ti sei preso il gol e quindi l'hai riaperta subito. Lì probabilmente è più una questione di singoli, nel senso che tra Acerbi e Akanji non ho capito bene lì chi abbia sbagliato il movimento, anche perché non ci hanno fatto vedere appunto un gran replay. Però lì sul famoso 2-0 c'eri pure arrivato. Il fatto è che per arrivarci hai fatto una vita, un 50 minuti di palleggio lì davanti all'area senza quasi mai riuscire a essere veramente pericolosi. In un paio di casi Pio, però lì si fanno tantissimi passaggi, si va da destra a sinistra e secondo me lì il tema è che ti manca come sempre l'uomo che ti dà qualcosa di diverso, però non ce l'hai proprio, a parte Luis Enrique, che però non è, insomma, non è Lookman per citarlo, però un po' ti manca quello Sì, secondo me. però stasera sono meno d'accordo con questo Simo, perché secondo me comunque se vai a rivedere, se contiamo le occasioni veramente create, e quelle in cui Barella ha avuto almeno 3 opportunità in cui al limite dell'area ha deciso di non tirare, e su una ha sbagliato l'apertura per Dumfries, su un'altra ha proprio perso il tempo di gioco. L'Inter stasera secondo me ha creato, nonostante un Sassuolo che poi a un certo punto si era messa molto compatta comunque a proteggere l'area, pur non facendo un blocco basso ad oltranza. Quindi per me a livello di creazione oggi, nonostante un avversario attento alla fase difensiva, c'è stata una buona creazione. D'altronde penso che nel Sassuolo migliori in campo saranno il portiere Muric e il subentrato Khedira che segna ehm, e che accende un po' l'attacco del Sassuolo. Altrimenti Pio Esposito oggi un paio di occasioni per andare in gol grosse le ha avute. Quella col mancino sull'assist di Sucic che la mette alta sopra la traversa e la girata che fa parata bene dal portiere Muric. Grande occasione anche per Carlos Augusto che aveva fatto un'azione personale e poi si è scontrato contro il portiere. Per me oggi l'Inter ha creato a livello proprio di potenziali pericoli e questa è la buona notizia. La conversione in gol è un tema che purtroppo ci portiamo dietro da tanto tempo. Ma dall'altro lato Martinez era un altro dei temi più attesi in questa partita qui. Vorrei ancora capire, ripeto di nuovo, l'azione del gol, se ci faranno mai vedere un replay. Non so, lì francamente non penso abbia grosse responsabilità, perché Khedira si è trovato a tu per tu dal dischetto del rigore praticamente, ancora meno. Però ci sono anche i guanti di Martinez che ha dato delle buone sensazioni a livello di prontezza, perché il primo vero tiro pericoloso lo subisce quando fa quella grande parata, e anche l'ultimo tiro di Berardi poteva essere molto insidioso. Ma sì, fino al gol, dicevo poco prima del gol che la partita di Martinez assomigliava a quella di Sommer con l'Ajax. Un solo intervento richiesto, però importante e decisivo, fatto bene. Io di Martinez non ho il minimo dubbio, cioè per me non è proprio un tema. Quest'anno deve giocare di più, perché poi è il portiere, sarà il portiere del futuro, inevitabilmente, e già l'anno scorso, nelle poche partite che ha fatto, aveva dimostrato affidabilità. Quindi io non ho veramente nessun dubbio e non sono sorpreso del fatto che giochi bene. Voglio capire adesso da qui in poi, ecco, che tipo di alternanza ci sarà tra lui e Sommer, ecco. È stato curioso, tra le altre cose, la scelta di Chivu di chiudere senza completare i 5 cambi.
si è tenuto uno slot, come sottolineavi anche tu, e c'era un Bastoni che si preparava e invece Di Marco oggi chiude la partita con i 90 minuti e alla fine tra l'altro stava per contribuire all'azione offensiva del gol, però ecco magari per tenere il risultato anche Bastoni sarebbe potuto servire. Non c'è secondo me molto altro da dire in questa partita, servivano i 3 punti, andavano presi in ogni modo, l'Inter per me lo fa comunque con una prestazione che ci sta a San Siro contro un avversario che ha sporcato molto la gara, soprattutto all'inizio. Giustamente Simone ricordava che il Marinelli, l'arbitro, come si chiamava, Sì. non è un arbitro che fischia molto, eppure nel primo tempo con un centrocampo così fisico come quello che ha messo in campo il Sassuolo ci sono stati tanti falli, tante interruzioni, gioco molto spezzettato, quindi non è semplice alzare i ritmi se in mezzo quella diga con Matic, Franks e Koné ti sporca così tanto le giocate. Matic che ha chiuso la partita, non ho capito come ha fatto a non prendere nemmeno un cartellino dopo una lunga serie di interventi ai limiti. Prendiamoci 3 punti da riflettere sicuramente sulla fase difensiva e da migliorare sotto porta. Si è rivisto anche Lautaro Martinez nel finale. Le buone notizie ecco, arrivano da Di Marco, Carlos Augusto, l'Inter che trova anche vie alternative agli attaccanti per andare in gol e che quindi non segna soltanto da calcio piazzato. Grazie a Franco Marelli, che ringraziamo di cuore per il supporto, ci dice: vittoria fondamentale per moltissime ragioni, è importante anche saper soffrire. Forza ragazzi e viva Passione Inter. Grazie mille al nostro mitico Franco. Grazie EC che dice: non tiriamo mai, dispiace per San Siro in silenzio. Bravissimo EC che sottopone questo ultimo tema. Simo, San Siro ci raccontava la nostra Romina dallo stadio, clima abbastanza glaciale stasera, con un paio di cori per Christian Chivu e poi un pubblico che si è acceso soprattutto per Pio Esposito. Purtroppo non è una novità di oggi e temo che sarà un discorso che riproporremo spesso durante la stagione. E purtroppo Chivu ieri in conferenza ha lanciato questo appello sul quale però non ha grandi, diciamo, responsabilità dirette, può fare giusto quello. Già i tifosi del Milan per il Milan ne parlavano, il rischio è che quest'anno sia così praticamente tutte le partite, ed è un problema perché veramente lo stadio, soprattutto il nostro, ma in generale vale per chiunque giochi in casa, in determinati momenti in particolare può dare una grandissima mano, e se non ce l'hai e tutte le altre ce l'hanno, è inevitabile che qualcosa lo perdi, è proprio lì da vedere. Fateci sapere nei commenti, dateci il vostro migliore in campo di questa partita, anzi i vostri 3 migliori in campo, dateci la vostra lista. E se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti e poi www.passioninter.club per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo. Mi raccomando.